Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui a Obbligo di Riscatto. Buongiorno dalla radio, 9 gennaio del 2025, un obbligo di riscatto che arriva, come detto, a questa settimana che ancora un po' si porta dietro la vittoria della Supercoppa, ma attenzione perché domani è già vigilia di campionato. E quindi saluto intanto Enrico Boiani. Ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati e saluto soprattutto i nostri abbonati, Simo, che ci supportano quotidianamente, che con i loro abbonamenti da 0,99 sono qui con noi, sono nel club dei diavoletti e quindi diciamo ci danno una grande mano, quindi ciao a tutti, anche chi mette like, quindi chi clicca il tasto mi piace, chi si iscrive al canale, chi lascia un commento, insomma buongiorno a te e buongiorno a tutti. Assolutamente sì. Allora, viva gli abbonati, assolutamente. Detto questo, no, scherzo a parte, grazie a chi si abbona, sono veramente due spicci, proprio detta proprio sporca, sono 99 centesimi, non è nemmeno €1 al mese, però fa grande differenza anche perché €1 qui, €1 lì, €1 là, visto che siete in molti, fa una buonissima cifra. Però insomma, per migliorare la qualità anche dei conduttori, se volete avere conduttori migliori dovete abbonarvi, se no vi beccate questi. Se no vi beccate Enrico Boiani, ce lo dico per voi. Più vi abbonate, più ci sono chance che cambino i conduttori e che arrivino personaggi illustri, insomma, eccetera, eccetera. No, scherzi a parte, dai, direttore, parliamo di Marcus Rashford, forza. Parliamo di qui la gente vuole sentire parlare di la Marcus gente, Rashford. non tu. Sì, anche io, ma so, perché so bene, perché poi li vediamo i numeri, che molti questo Rashford, insomma, che a molti stuzzica questo Marcus Rashford e oserei dire come biasimarli. Beh, allora ieri abbiamo fatto un sondaggio nel talk, abbiam chiesto un pochino se prendi o no, e la percentuale del prendere era molto elevata, anche perché tanto non sono soldi nostri, quindi chi se ne sono soldi però. E qui iniziamo a parlare della questione, perché sono 13 milioni netti a stagione. Ovviamente dobbiamo fare metà, perché la stagione è ormai è bella che è iniziata ormai da esattamente metà, e non ti dico che a metà della metà vorrebbe fare il Milan, ma quasi, insomma c'è una questione legata all'ingaggio, che dovrebbe comunque essere in parte anche compartecipato dalla United. Ma qui è la parte soldi. Poi c'è una parte progetto sportivo, perché ovviamente non c'è solo il Milan in corsa, ci sono altre squadre in Italia e all'estero. Dalla Germania, diciamo così, hanno provato un pochino a togliere dalla corsa il Borussia, anche se in realtà tolta del tutto non si è, però insomma magari un pochino più defilata in questo momento, perché in questo momento Rashford forse ha una predilezione più per la Serie A, ma per il semplice fatto che squadre di Serie A che si sono interessate hanno la possibilità di dare un ritaglio di spazio un pochino più importante. Per paradosso, quella che forse ha meno spazio per lui è proprio il Milan. Perché Sì, l'altra squadra è la Juventus, con cui ieri hanno parlato, e lo spazio, perché oltre a Vlahovic non c'è nessuno. E l'altra è incredibilmente il Como. sì, che ha 2 amici di Marcus, ovvero Rafael Varane e Dele Alli, che ha le possibilità economiche per farlo,
Però io penso una cosa, cioè ragionando, no? Marcos. No, a parte no, ma prima faccio un ragionamento su Mh. alla Juve c'è spazio, al Milan no. Perché pensiamo che alla Juve ci sia ma c'è solo Vlahovic, quindi lo spazio ce l'ha, è anche un po' in rotta Vlahovic, no, i problemi che sappiamo, ma Vlahovic fa la prima punta e quindi anche al Milan farebbe la prima punta. E quindi di spazio, soprattutto se vendi Okafor, soprattutto magari se rinunci a Jovic, c'è. Perché stiamo parlando comunque di è vero, c'hai Morata e Abraham che fin qui sì, bello il gol al 93esimo in Supercoppa di Abraham, il gol con lo Stella Rossa, bello Morata che era arrivato bello carico e pimpante che parlava da leader, però gol pochini, sia uno che l'altro. Ecco. Poi se devo ragionare in che squadra vai, una squadra è sesta un po' incalando, è vero, è sempre la Juve e anche la Juve in Champions e via dicendo, una squadra è ottava, lo sappiamo, con delle partite da recuperare, messa meglio in Champions e magari ti può dare la chance di farti vedere anche, se vogliamo, in Champions League in più partite o comunque in sfide più importanti. Io a logica sceglierei o il Milan o la Juve, prediligendo il Milan, se dovessi analizzare proprio i progetti sportivi, cioè al Como non andrei, ecco, per intenderci. Idem al Borussia di Dortmund, che non è che stia vivendo una stagione, a parte qualcosa di buono anche lì in Champions League, abbastanza simile al Milan la situazione, però sei comunque in Bundesliga, che è un campionato considerato leggermente inferiore alla Serie A. Quindi poi che lo sia o meno possiamo stare qui a discutere, però è considerato leggermente inferiore. Bisogna capire a cosa darà le priorità Rashford, quali saranno le sue priorità, a giocare sempre e comunque, giocare in palcoscenici più importanti, giocare, che ne so, solo da punta o solo da esterno, bisognerà capire quali saranno le sue richieste. Ma guarda, dobbiamo entrare ovviamente nell'ottica che poi in realtà è stato l'argomento di ieri dell'incontro con i suoi rappresentanti. Non tanto per la parte magari economica che, tanto è inutile che ci nascondiamo. Cioè, ne han parlato ed è importante, cioè, ci mancherebbe che non si parli di soldi in questo mondo, figuriamoci. Cioè, non è che ci dobbiamo nascondere. Però dobbiamo metterci nell'ottica di un giocatore che esce dalla United per 6 mesi, perché sa che ha una scadenza, e che difficilmente le squadre che si approcceranno a lui poi andranno dalla United in estate a mettere svariate decine di milioni per comprarlo, quindi sa che probabilmente è un affare per tutti se dura 6 mesi, e in questi 6 mesi lui vuol giocare, quindi non ha, diciamo così, tanto tempo per magari convincere, che so, con Seisao a dire a Morata siediti perché gioca Rashford. Ecco, bisogna entrare nell'ottica di un giocatore che pensa di avere, tra virgolette, la data di scadenza sulla fronte, che sono 6 mesi, e in quei 6 mesi deve giocare e rendere il più possibile per poi o ritornare allo United in un altro modo o magari trovare una squadra diversa in un altro modo ancora in estate. Quindi deve, tra virgolette, tesaurizzare al massimo questi 6 mesi in tutti i due i sensi, sia che sia la parte economica che la parte sportiva. Quindi, questo è in questo momento il discorso che tiene in piedi tante chance per lui. Poi, come detto, magari domani mattina si sveglia una squadra di media classifica di Premier che forse risolve tutte e due le questioni e un po' arrivederci. Tottenham stesso, che è messo più o meno come lo United, penso a squadre di questo livello qua, o magari tipo, che ne so, il Nottingham, che è nelle prime 4 posizioni e magari vuole regalarsi 6 mesi di colpo per provare a restare lì, cioè di chance secondo me ne ha tante a Rashford. Dipende sempre da chi si accolla a quell'ingaggio, perché è un ingaggio da veramente top 5 club al mondo, cosa che lo United a livello di fatturato, a livello economico, di prestigio magari è,
a livello attuale però di rendimento decisamente no, ecco. Dipende, vedremo. Si è affacciato, a proposito di Premier, giusto una piccola parentesi, anche l'Aston Villa, scusate, il West Ham, non so perché ho chiamato l'Aston Villa, Vabbè, con i colori si confondono, dai. per Samu Chukwueze. Ah, Per ora è un affaccio. sì, soprattutto immagino se dovesse prendere Potter. Non pens che cosa che pare, che non Sì, penso no, che dovrebbe esserci Potter, sì, sì, dopo non Julian penso che siano Lopetegui. così masochisti da vabbè comunque, sì. Magari ci sarà una micro rivoluzione in questo gennaio in attacco, chi lo sa. Non lo so, mi sta stupendo questo inizio di mercato del Milan di gennaio. C'è anche da dir questo, Simo, 1/3 del mercato di gennaio è andato. Cioè siamo quasi al 10, Sì, i giorni son quasi, perché in pochi. realtà chiude il 3 se non ricordo male, però Vabbè. Comunque bisogna muoversi, diciamo, soprattutto perché non è che fai la punta e bella lì, che tutti felici e contenti, arriva Rashford, okay. C'è il centrocampo anche un po' da ritoccare. adesso ci arriviamo sul centrocampo. Per chiudere sull'attacco mi verrebbe da dire che forse si è visti un pochino i numeri di questa stagione, li abbiamo anche un pochino raccontati ieri al talk, magari un pochino li riprendiamo anche oggi. Il nostro attacco ha segnato poco Morata, ha segnato poco Abraham, per essere la seconda ancora a numero di gol se ne è mangiati anche il doppio. Chukwueze ha segnato poco, Cafuara ha giocato poco, ha segnato poco, Leao alla fine si è un po' ripreso nell'ultimo mese, ma fino a un mese fa anche lui a numero di gol non tantissimi. Insomma, se andate anche a vedere la nostra Serie A, il Milan per gol presi non è lontanissimo dalle altre big, anzi in alcuni casi ha fatto pure meglio. Per i gol fatti invece, soprattutto con quelle di Vetta, è drammaticamente lontana. C'è gente che ha passato tranquillamente già i 40 gol e noi siamo quasi alla metà, poco più ovviamente della metà, ma non siamo lontanissimi da averne fatti la metà. Quindi è probabile che si vada incontro a un piccolo grande ritocco davanti, anche perché insomma, ci sono giocatori che hanno reso sotto le aspettative, c'è poco da dire. Sì. Passiamo al centrocampo velocemente. Oggi ho visto che Gazzetta, anzi ve la posso anche proporre, ha ributtato lì il nome di Belayan. Nì. Anche perché Belayan, se sta bene Bennacer, per me non ha grandissimo senso come caratteristiche parlo, ovviamente. Non sto parlando di capacità, ecco. Però se dovesse esserci un Bennacer confermato come spendibile, difficile vedere un giocatore delle caratteristiche di Belayan come nuovo ingresso. Sarebbe più magari da trovare un altro tipo di centrocampista. Qui Gazzetta lo dà ancora nel mirino, io lo toglierei un po' dal mirino in questo momento. Sì, però allora partiamo da un presupposto, almeno l'idea che tu possa andare a prendere un centrocampista sia pronto all'uso che inseribile nelle liste c'è, perché Belayan di positivo ha questo, ha fatto 6 mesi di Serie A, ti direi discreta Serie A, perché comunque rispetto all'anno scorso ha già fatto molto meglio, ed è pronto all'uso e soprattutto è molto giovane e inseribile in lista. Quindi l'idea magari che si possa andare su un centrocampista di questo tipo ce l'ha il Milan, perché altrimenti non parleresti neanche per Belayan. Poi sappiamo comunque che c'è l'opzione Ricci, insomma, per l'anno prossimo, però insomma, forse, ve lo ridico, sottolineato, grassetto, italico, corsivo, scegliete voi il font, forse stiamo capendo che bisogna fare qualcosina in più per andare in Champions League, per rendere questa squadra davvero competitiva, per non lasciare nulla al caso, per non dar nulla per scontato. Forse, e risottolineo forse in grassetto, corsivo, eccetera, abbiamo capito che quest'estate
e che nell'ultimo anno un pochino di superficialità e presunzione dal punto di vista del ma sì dai, va bene con sta squadra, ma sì dai, va bene qualsiasi allenatore, ma sì dai, tanto siamo arrivati secondi. Forse essendo ottavi al 9 gennaio abbiamo capito che bisogna fare qualcosina in più. Il mio è un augurio e qualche segnale in questo senso c'è. Harry, noi siamo arrivati in chiusura di questo obbligo di riscatto. Parleremo anche di questo nel talk. Perché è tornata la normalità in realtà. Cioè, ci si Si allena, lavora. si lavora. E ne parleremo anche oggi pomeriggio con tutto il resto degli altri argomenti, anche perché, come detto, siamo già all'antivigilia di campionato, o meglio, per il campionato è già vigilia, perché domani si torna in campo. Per il Milan è l'antivigilia. Detto questo, Henry, grazie, ci sentiamo dopo. Ciao a tutti, se non l'avete ancora messo mettete il like, iscrivetevi, ci vediamo dopo.